Ciao linguofili! Oggi ho pensato bene di raccontarvi quali sono le lingue che mi fanno guadagnare di più. Infatti, tra i tantissimi innumerevoli criteri per scegliere quale lingua imparare, c'è sicuramente anche quello economico. Secondo me non è quello più importante, io imparo le lingue o meglio, scelgo le lingue da imparare perché in qualche modo sento che loro mi chiamano, vuoi perché mi affascina la cultura legata a una determinata lingua, vuoi perché mi affascina il paese, la geografia, la storia, oppure semplicemente il suono della lingua, oppure tutti questi fattori insieme. Però è anche pur vero che è importante guardare un po' anche al proprio tornaconto economico e quindi imparare una lingua che ci può permettere di guadagnare soldi. Diciamo che male non fa, può essere sicuramente un buon criterio per scegliere su quale lingua puntare di più. E nella mia esperienza ho pensato un po' quali sono le lingue che più mi hanno fruttato nell'ultimo anno e ho stilato una classifica di cui adesso vi parlerò in breve. Innanzitutto al primo posto la lingua che più di tutte si è rivelata importante dal punto di vista remunerativo, nel mio caso è stata la lingua tedesca. Il tedesco infatti è la lingua su cui si concentrano la maggior parte dei miei guadagni, ovvero oltre il 70%, perché è la lingua che utilizzo nel mio lavoro di tutti i giorni, in quanto insegno questa lingua in una scuola. E oltre a questo mi è capitato tantissime volte di dare anche delle lezioni private oppure delle ripetizioni, insomma, o anche mi è capitato in certe occasioni di tradurre, e quindi diciamo il tedesco è una lingua che mi è sempre stata richiesta, che mi ha sempre dato da guadagnare, mi ha dato da fare, e per cui sicuramente è una lingua su cui vale la pena continuare a puntare, ad approfondirla, a migliorarmi sempre di più, a raggiungere un livello sempre più buono giorno dopo giorno. Oltre al tedesco poi ci sono anche altre delle varie lingue che ho studiato e che ho imparato nel corso degli anni che mi hanno saputo fruttare dei soldi, dei guadagni. Al secondo posto infatti c'è nel mio caso l'inglese. L'inglese occupa appunto il secondo posto con circa l'8% dei guadagni, quindi comunque molto meno rispetto al tedesco, ma appunto la classifica vede tantissimi guadagni da parte del tedesco perché appunto considero anche il mio lavoro principale, che logicamente mi occupa la maggior parte del mio tempo. Però appunto al secondo posto abbiamo l'inglese, una lingua che mi frutta molti guadagni grazie alle lezioni private e a vari eventi di traduzione e di interpretariato in cui partecipo. Oltre a questo, la terza lingua che più mi ha fruttato nell'ultimo anno è l'italiano, la mia lingua madre. Questo perché lavoro su Italki, dove insegno italiano agli stranieri, e quindi appunto anche la mia lingua madre mi permette giorno dopo giorno di guadagnare. E poi al quarto posto, curiosamente del tutto inaspettato, c'è il rumeno. La lingua rumena infatti si è rivelata un ottimo affare per me. Non ho mai imparato rumeno pensando a un possibile tornaconto economico, ma indubbiamente mi fa molto piacere sapere che anche il rumeno mi permette di avere delle entrate economiche. Questo è dovuto grazie soprattutto al corso di lingua rumena che ho creato un paio di anni fa e che è disponibile su Amazon e che ha riscosso e continua a riscuotere tantissimo successo. Una cosa del tutto inaspettata per me, ma che mi fa molto piacere. Anzi, se non l'hai ancora comprato e sei interessato, lo puoi fare qui. E il rumeno mi frutta anche grazie ad alcune lezioni che ho dato a varia gente che appunto voleva imparare questa lingua, e anche in questo caso dell'interpretariato. Infatti ho avuto modo di tradurre alcuni poeti rumeni in eventi internazionali. Oltre al rumeno poi al quarto posto nella mia classifica personale c'è la lingua russa.
La lingua russa in realtà si è rivelata un pochino un flop, purtroppo, nel mio caso, in quanto avevo iniziato a studiarla quando tantissime persone, gente soprattutto del mondo del lavoro, che mi diceva: oh sì, fai benissimo a imparare il russo perché è una lingua richiestissima nel mercato. In realtà nel mio caso probabilmente non mi è andata benissimo o non ho saputo cercare nel modo miglior possibile, ma in realtà non ho mai avuto grandissime occasioni lavorativamente parlando con la lingua russa. Però qua e là qualche lezione, qualche occasione di tradurre, appunto di fare interpretariato c'è comunque stata. E anche in questo caso mi hanno un po' fruttato le vendite di un libro che racconta dei miei viaggi in Est Europa in lingua russa facilitata, appunto per chi a un livello base lo sta imparando. Questo libro lo puoi acquistare qui. Oppure anche un eserciziario più avanzato per imparare il lessico di livello C1, che puoi acquistare sempre qui. E oltre alla lingua russa, che sicuramente in futuro vorrei far fruttare di più, infatti ho in mente tanti progetti. Tra l'altro in realtà devo dire che la maggior parte dei guadagni è dovuta non tanto a italiani che vogliono imparare il russo, ma a russi che vogliono imparare l'italiano e sfruttano il fatto che io conosco anche la loro lingua e quindi posso sfruttarla per le spiegazioni. Infatti ci sto ragionando, ci sto lavorando. In futuro vorrei cercare di aprirmi di più anche a questa tipologia di business, quindi appunto di insegnare l'italiano specificamente a persone russofone. Dicevo, poi come altra lingua abbiamo lo spagnolo, che ha prodotto soltanto l'1% delle mie entrate economiche di quest'anno, ragion per cui in futuro vorrei cercare di aumentare gli introiti con lo spagnolo, dato che comunque è una lingua che parlo a un livello avanzato, quindi appunto spero di avere più occasioni per monetizzare la mia conoscenza di questa lingua. Infine, in modo molto inaspettato, c'è il portoghese, con pochissimi guadagni comunque, però appunto mi ha fruttato anche qualche guadagno grazie a qualche lezione. E poi ultimo ma non ultimissimo, il greco, per cui le uniche entrate economiche sono costituite da monetizzazioni di video su YouTube dove parlo in questa lingua. Le altre lingue invece mi hanno procurato un guadagno veramente trascurabile, per cui non è diciamo esplicitamente trattato, perché si tratta veramente di pochissimi spiccioli, ma chissà, mai dire mai, magari in futuro riuscirò a monetizzare anche qualche altra lingua. E questo è tutto. Spero che il video sia stato interessante per voi, e se avete consigli su come monetizzare nello specifico una particolare lingua sono tutto orecchi. E allo stesso modo sono molto curioso di ascoltare anche voi e la vostra esperienza, ovvero quali sono le lingue che più vi hanno permesso dei guadagni. Fatemelo sapere in un commento qui sotto. Mettete ovviamente mi piace al video, iscrivetevi al mio canale per maggiori contenuti nelle varie lingue e a presto. Ciao ciao!